per un po', questo lo so e lo accetto. Siamo live, mio caro Moonchild, e benvenuti. Mi fai svelare i miei segreti, i segreti del dragone. Salve a tutti, welcome, welcome, welcome. Buonasera, bonsoir, anzi buonanotte. Buonasera, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ben trovati, ritrovati Condivido. in questo nuovo anno galattico, allora, del mago numero 5. Adesso condivido anch'io. Allora, eccoci qua. Vedo la mia bella facciona che ride. Condividi. Voilà. Anche nella storia, dai. Fai sempre questi scherzetti scimmieschi, tu. Questa scimmia assolutamente, no? Questa scimmia non ti lascerà mai. È la mia guida, scusa, ci ho messo anni per fare pace, che adesso mi lasci, ma assolutamente sarò ancora peggio. La tua è proprio l'ultima scimmia, quella più evoluta nell'onda della stella, per cui è bella sapiente, diciamo, bella preparata. Esattamente. Ciao Maria Teresa. Ciao. Allora, benvenuti in questa onda Kin 183, onda della notte. Com'è andato intanto questa onda del cane? Stupenda, per me è bellissima, è stata, guarda, è stata veramente un preludio bellissimo. Ciao Elga, benvenuta. Ciao Lauretta. Un bellissimo preludio appunto a questo anno che attraverseremo, diciamo che è partito dal mago 5 intonante, e quindi secondo me, io ho sentito, non so tu o voi, ditelo se avete sentito il cambio proprio di intensa, Maria Teresa, avete sentito il cambio dell'anno, l'energia che è cambiata dalla luna al mago, più o meno da una settimana. Diciamo, questa onda è stata, potete vedere che sono diventata rossa, mi ha fatto dipingere di orange. Io ho perso i baffi, mi hanno sfoltito tutti i baffi. Invece Donato parla dei pezzi, lo perderemo a pezzi nella strada, non so la prossima onda cosa succederà. Voilà che siamo sempre più belle. Vedete che io so fare gli scherzi quando dobbiamo entrare, e entro mentre lui parla dei suoi secrets, super secrets. Non ho capito nulla, quindi va bene così, sarà un surprise. Quindi intanto benvenuti a tutti. No, per me questa onda del cane è stata proprio un impanarsi nell'amore, assolutamente. Sì, molto delicato. Bella, potente, veloce, tanta roba. Sì, esatto, anche per me è veloce. Sono... È stato velocissimo. E quindi insomma tutto quello che è arrivato. E adesso entriamo nell'onda della notte, nell'onda dei sogni, l'onda del mistero. Hola Mr. Ahmed, benvenuto, welcome. Entriamo nell'onda del mistero. Sono stata fisicamente sono caduta dopo la costellazione potente. Amore, cadere vuol dire anche rompere, no? Delle cose, quindi non è poi sempre così negativo, no? Quindi bene.
ed entriamo in questa onda che è l'onda del sogno, no? Passiamo dal cane all'onda dei sogni. Vediamo un po' se possiamo lavorarli, no? Questi sogni, no? Quindi sempre, e ricordatevi, una cosa che voglio condividere con voi stasera è attenzione a che cosa sognate, perché i sogni possono diventare realtà. Già. Quindi a volte sogniamo delle cose che ci sembrano assolutamente impossibili e poi ci rendiamo conto che invece diventano la nostra realtà di tutti i giorni. Quindi sognate in grande, sognate profondamente, sognate ciò che veramente voi desiderate e in questi 13 giorni proprio veniamo come accompagnati, no? Dal scoprire da questo potere, da questa ricezione, da questa abbondanza che possiamo portare nelle nostre vite. Quindi non smettete di sognare, ricordatevi, i sogni sono vita, quindi non smettete mai, non abbandonate mai i vostri sogni, non omologatevi mai e perdete la speranza, ma rimanete sempre ben concentrati su quella che è quello che voi volete portare, quello che volete creare nelle vostre vite, no? E quindi questa onda ci porta proprio a questo, sognaremo molto di più, questa onda, vedremo che cosa si muoverà e poi magari ce lo racconterete, sarà molto interessante. Quindi lasciamo questa onda dell'amore che ha aperto questo nuovo anno insieme al mago e ci ha portato tante cose, un momento molto potente, molto molto potente questo, con tante cose che arrivano, movimenti astrali che ci accompagnano e tutto è assolutamente interconnesso. Non c'è assolutamente nulla che non sia assolutamente super sincronico in questo momento, almeno quello che sto vedendo, ed è tutto assolutamente perfetto, no? Quindi ringraziamo sempre, devo sempre ringraziare ogni giorno tutto quello che ci accompagna, tutto quello che abbiamo intorno, perché veramente abbiamo tantissimo e siamo veramente molto fortunati, tutto quello che c'è. E basta veramente poco, 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 molto poco. E per essere felici ricordatevi sempre che l'amore è semplice e che tutto quello che vi serve in fondo è nel vostro cuore. Quindi con quello ricominciate a sognare, lasciate andare, no? Bene, quindi entriamo in questo Kin 183, oggi nella notte magnetica, e inizio subito con l'affermazione del giorno per entrare un po' in questa energia della notte e farci portare questa sera, in questo è un momento in cui cerchiamo di condividervi le nostre visioni, no? Io tramite i miei oracoli e Donato tramite il suo Kim Maya, ed entriamo in questa energia in cui iniziamo a sognare. E oggi l'affermazione è: io unifico per sognare, attraendo l'intuizione, sigillo l'input dell'abbondanza con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere unificato. Quindi via i sogni, partiamo e lasciamoci portare da tutto ciò che desideriamo, dalla vita veramente che vogliamo, dall'essere veri con quello che ci accompagna. Iniziamo a vedere che cosa questa onda ci vuole dire. Oppalala. Andiamo a vedere. Allora, guardate, questa onda ci dice lascia andare il passato e rispondi alla nuova chiamata che sta arrivando per te e manifesta con tutta la tua eleganza,
con tutta la tua abbondanza, con la ricchezza che è intorno a te, ciò che veramente vuoi portare nella tua vita, vuoi che faccia parte della tua vita ora, in questo momento. E voilà. Bene, quindi oggi l'onda della notte inizia dicendo fermati. Fermati un attimo, dopo tutta la corsa che hai fatto fino a qui, fermati un secondo e osserva. Rimane in totale apertura, apri il tuo cuore e osserva che cosa si sta muovendo intorno a te. È come se questa onda della notte ci portasse su un satellite a fare un giro esattamente tra le stelle del cosmo e rimanessimo come sospesi, guardando intorno a noi che cosa si sta creando, come se noi fossimo al centro di un vortice e intorno a noi tutto si sta muovendo, una grande roulette per fermarci e mostrarci qual è il disegno della nostra vita in questo momento, che cosa possiamo creare, portare ora, qui, adesso, nella nostra vita. Ma attenzione, state molto attenti, che c'è qualcosa che cambierà repentinamente. Quindi siate pronti a osservare bene e non date nulla per scontato. Guardate ogni stella. Siamo nel cosmo in questo momento, nella notte. Le stelle sono assolutamente brillanti e osserviamo che cosa si muove. Che non ho bisogno di usare la mia forza per entrare. Ho semplicemente bisogno di lasciare che tutto si manifesti. E devo avere il coraggio di iniziare come una strada, non è una strada nuova, il coraggio di portare quel sogno nella mia vita. Fare in modo che quel sogno che tanto ho tenuto nascosto dentro di me, in fondo a me stessa, in questo momento possa entrare da quella porta ed entrare nella mia vita. Non è un sogno così lontano, non è qualcosa che io ho desiderato, che non può fare parte della mia vita. Tutto è possibile, sono io il creatore di ciò che posso portare nella mia vita. Quindi apro quella porta e ho il coraggio di riportare un po' di ordine, di rimettere quelle basi, di fare in modo che quel sogno possa manifestarsi poi e ora. Allora a quel punto la strada sarà veramente molto veloce, perché quando quel sogno arriverà, boom, sarà come una bomba e quindi partirà velocissimamente tutto affinché quella manifestazione, quell'abbondanza possa arrivare nella mia vita. Quindi smettiamo di nasconderci, non è più tempo di nasconderci, è il tempo proprio di rimanere qui e di scoprire, tirarci via le maschere e di fare vedere quell'essenza, quel cuore che pulsa dentro di noi, quella grande passione che pulsa dentro di noi e portarla qui. E allora le strade
si apriranno diverse strade, voi potete scegliere la strada che volete percorrere, qualsiasi strada voi sceglierete sarà la strada giusta, perché sarà comunque una strada in abbondanza, però vi viene richiesto ovviamente di pagare qualcosa. Pagare qualcosa significa che devo fare un cambiamento e lasciare andare tutte quelle cose che mi tengono prigioniero, quelle paure che ancora mi tengono lì, bloccato, che non mi permettono di manifestare il mio sogno, che non mi permettono anche di godere di un momento del mio sogno, anche se quel sogno è solo un nanosecondo, godetelo quel sogno, non importa, lasciate aprire, lasciate affidatevi, ve l'ho detto prima, attenzione a cosa sognate, perché i sogni possono diventare veramente realtà e rifaranno parte della vostra vita, porteranno di nuovo un'armonia nella vostra vita. Voi vi troverete veramente al centro, tra il cielo e la terra, dove avete tutto a disposizione, dove direte, cavolo, ma non mi manca nulla, ho tutto ciò che ho sempre desiderato, è tutto qui, è intorno a me. Guardatevi intorno, sentite che cosa avete intorno. È una cosa che non facciamo mai e non ringraziamo mai, non onoriamo mai abbastanza, ma intorno a noi abbiamo l'abbondanza, ma siamo talmente sordi e ciechi che non entriamo in contatto con tutto ciò che abbiamo intorno, perché io quell'abbondanza la posso manifestare e posso iniziare veramente a creare un cammino, che è proprio il mio cammino, che è proprio il mio, portandomi dietro in questo viaggio che la notte mi sta facendo fare nel cosmo solo ciò che veramente mi serve. Quindi essenzialità in questi 13 giorni. Siate essenziali. Siamo entrati nell'onda del mago, nell'anno del mago. Il mago in un secondo può cambiare le cose. Abbiamo tutti questa potenzialità, nessuno non ce l'ha. Quindi datevi il permesso veramente di trovare quel coraggio di sognare in grande, di sognare in abbondanza e di lasciare andare, finalmente di affidarvi e di lasciarvi portare in queste notti del cielo stellato a scoprire qual è l'abbondanza che è perfetta per me, che cosa veramente voglio e manifesto e la potete manifestare qui e ora. Ora vediamo quali sono gli aiuti. Guarda un po', gli aiuti sono la rigenerazione. Riportate la rigenerazione dalle vostre radici, come dice Osiris. Io mi rigenero e porto proprio in quelle radici quello che io sono. Osiris cosa ci dice? Io sono il Dio dei dei e degli dei. Sono il Dio degli inframondi e dei mondi superiori. Chiedi a me un aiuto e rigenerati. Portate in questo periodo, cercate di fare qualcosa per potervi rigenerare. Utilizzate il vostro corpo, rigenerate il vostro corpo, rigenerate la vostra energia. Qualcuno di voi andrà in vacanza, quindi trovate il tempo di spegnere i telefoni, staccarvi un poco dal mondo e stare veramente dentro di voi. Lasciare andare tutto e non farvi portare fuori sempre dalle cose esteriori. Lasciate tempo al vostro corpo e alla vostra anima
si possano rigenerare, si possano ritrovare, possano avere un contatto affinché possano portare insieme quel sogno a fare qui nella vostra vita. Guarda un po'. Carte del Sole e della Luna ci parlano di umiliazione. Chi ci può umiliare? Nessuno. Perché se voi credete veramente in voi, nessuno vi può umiliare. Nessuno vi può fare sentire più piccoli di quelli che siete. Siamo tutti dei giganti, quindi fidatevi di voi e riportate veramente quella fiducia dentro di voi. Nessuno mi può umiliare, perché io so chi sono. Io so chi sono e mi fido di me e nessuno può portarmi giù. Quindi molto importante in questo periodo veramente lasciate che il vostro cuore, la vostra anima e il vostro corpo si possano unire veramente in una grande unione d'amore, in una grande abbondanza per fare in modo che voi possiate trovare ciò che da tanto state cercando, ma che è lì davanti a voi, a vostra disposizione. Grazie, grazie. E ora vi leggo il meraviglioso poema, come sempre. Io sono il sognatore codificato dalla notte blu. Io entro nel tuo universo attraverso la terza porta di luce. Il mio numero è il 3, che attiva e connette il sogno. Le distese infinite della notte stellata sono il luogo della mia dimora. L'abbondanza è la mia natura. L'intuizione è la mia guida. Io servo tutti i sognatori con la divina rimembranza ed ispirazione di verità cosmica. Non c'è nessuno che possa vivere senza di me, perché non c'è nessuno che non sogna. Il mio sogno è verità dentro al sogno. Quando arrivo a te, non dubitare di me, perché io porto il ricordo del grande sogno della terra. Quando le tribù del tempo sognavano loro stesse, umane. Gli umani sognavano il sogno del libero arbitrio. Esiste sempre un messaggio che io porto proprio per te, che tu solo puoi decifrare. Ascoltami e conosci te stesso e il mondo del sogno arcobaleno, dallo splendore maestoso. Quindi ricordatevi che ogni sogno che voi fate porta un messaggio, un codice, un simbolo, che sia anche solo un'immagine che vi rimane. Quell'immagine è qualcosa di molto importante da portare nelle vostre vite. Quindi non dimenticatela di quelle per voi, tanto per voi. Quindi rimanete veramente ben connessi con tutto quei sogni che starete creando in questi giorni. E ricordatevi, sognate in abbondanza, state nell'abbondanza, non state nella pochezza, sognate in grande e riceverete in grande. Grazie a tutti, grazie di ascoltarmi, vi voglio bene Grazie, e la grazie Cinzia. parola al nostro amato Donato. Eccoci a noi, insomma, bellissimo, che dire, dopo questo intervento stupendo. Dunque, allora, entriamo infatti in questa bellissima, magica onda della notte blu che ci porta a ritornare in
in quel buio, diciamo, in quelle zone che sopravvivono e convivono continuamente con noi, ma che non abbiamo delle volte proprio né gli strumenti e né, diciamo, la percezione abbastanza affinata e l'apertura della mente per poterli seguire e quindi fare sì che sempre più diventino parte integrante del nostro conscio, quindi del nostro quotidiano vivere nella terza dimensione. Qui quindi entriamo nel tempo del sogno e cerchiamo di proferire e, come dire, concorrere e compartecipare a questa fortissima stimolazione, tanto misteriosa, tanto a volte che ci intimorisce perché non la comprendiamo ancora bene. Quindi cercheremo di entrare e affidarci appunto a a questi segni, a questi messaggi, queste strane visioni che non a caso poi infatti andranno sempre più schiarendosi non appena ci addentriamo e arriviamo al termine, perché lì ci attende l'aquila con la sua visione appunto alta e con la grandissima maestria e, e capacità appunto di utilizzare quel nostro senso nascosto che è la nostra visione alta, quindi la mente che trasforma ciò che noi vediamo dai nostri due lobi, cioè comunque anche sentiamo, percepiamo dal maschile e femminile in maniera unificata, così come fa l'aquila, torna a riunificare e a rigirarlo verso se stesso, quindi l'occhio interiore che poi avrà la possibilità di scandire e di, come posso dire, trasdurre e trasformare tutto quello che ci arriva attraverso il sogno e attraverso i segni anche in generale che a cui a volte noi non facciamo caso, li riusciamo a trasformare in un linguaggio che per noi diventerà in pratica intuito. Ecco, quindi noi crederemo sempre di più in questa visione, in questa profonda e buia parte di noi che cova e comunque dal sottofondo costruisce e progetta continuamente quel nostro sogno, quello a cui vogliamo arrivare e vogliamo rendere manifesto, ok? Nella 3D. Quindi questo sarà il viaggio fondamentalmente, ecco. La cosa bella è che per fare questo sarà aiutato dal guerriero giallo, che dà appunto la possibilità e comunque la lucidità, che vuole anche la prontezza e il riflesso nel capire quando e come agire con la giusta forza e il giusto coraggio che ci porta a esplorare appunto sentieri e mondi che sono comunque sepolti dentro noi stessi, ma che non ci sembra che ci appartengano, ecco. Invece con il guerriero avremo proprio la spavalderia di buttarci e andare oltre, andare verso il senso proprio intelligente di quella cosa, che cosa ci vuole dire, perché io ho fatto questo sogno, perché tante volte appunto riesco a comprendere anticipatamente, c'è una voce, qualcosa, una visione molto,
molto profonda, molto invisibile dentro di noi che ci avverte, ecco. E quindi il guerriero ci aiuterà a portare alla luce tutto questo ulteriormente. Poi dopo abbiamo ovviamente la sfida ehm, è il viandante dei cieli rosso, che troveremo, poi incontreremo nell'11° giorno, e infatti lui ci spiega e ci muove come normalmente ci muoviamo astralmente quando cadiamo in questo stato di trascendenza, di sogno. Lui poi ci sfida a portarlo su dei sentieri su questa terra, ecco, quindi portare questo messaggio che ci viene da quel mondo invisibile e strano, di questi luoghi mai visti, mai vissuti, ci aiuta a trovare un orientamento e quindi anche capire esattamente che cosa vanno a riempire, quale abbondanza, quale tesoro può fare riemergere nello spazio, quindi nella 3D del viandante dei cieli. Quindi con tantissima vigilanza, con tantissima anche razionalità, sfiderà la notte a portare tutto questo nel sentiero, diciamo, nostro quotidiano del qui e ora. Poi dopo abbiamo il potere occulto, che è lo specchio, ed è esattamente, infatti, l'immagine, diciamo, quella nascosta di noi stessi, diciamo, quella parte oscura della nostra personalità che noi normalmente non vediamo semplicemente davanti a uno specchio o con non so, un vestito particolare o chissà cosa, ma bensì abbiamo la possibilità attraverso gli altri di ricontattare quelle parti, quell'immagine di noi che è nascosta, e quindi attraverso la notte buia, attraverso quell'inconscio, noi andiamo a ripescare anche delle parti, dei pezzi di noi che non sapevamo essere un nostro riflesso, perché non ce ne accorgiamo, non possiamo trovare facilmente una collocazione, diciamo, razionale, ecco, a quella parte lì di noi. Ok, ora ci addentriamo nella onda e nel giorno 2, che è già domani, praticamente entriamo subito in un portale. Infatti questo grande portale lo affrontiamo con la sfida del seme, che infatti il seme è proprio lo smuovere, cioè il capire che quella stasi, quel silenzio e quel progetto tanto agognato, tanto sognato, diventerà appunto il nostro portale verso una fioritura, ok? Quindi questo seme va affrontato, nel senso, questa stasi, questa quiete estrema, questa attesa, questa pazienza va assolutamente vissuta per rendere ancora più grande questo sogno, questa realizzazione che poi fiorirà. Nel giorno 3 abbiamo poi il serpente, che è poi anche il numero della notte, e infatti col serpente andiamo, diciamo, rinvigorendo e rinforzando quindi questo istinto che ci stimola e ci richiama sempre di più ad ascoltarci, a credere in quello che desideriamo e quello che il nostro corpo sente di avere bisogno. Quindi torniamo proprio alle nostre viscere e a quello che vogliamo portare e vogliamo tornare a riattivare, ok? Insieme poi all'aquila, ovviamente, perché va sempre poi di pari passo con l'aquila e il serpente, quindi è semplicemente la sua ottava profonda, non bassa ma profonda, ok? Quindi
il serpente spinge già questa energia dal basso perché noi possiamo e sappiamo di poterla sfogare e sentire proprio nel nostro corpo. Si deve mescolare proprio il nostro sangue. Dopo abbiamo nel tono 4, abbiamo la lacciatura dei mondi, bianco, che infatti ci spiega come attuare alcuni tagli, alcuni cambi, alcune modalità per poterci, diciamo, anche meccanicamente ricongiungere con quella sponda tanto distante, con quel reame che da cui poi in realtà proveniamo tutti, e quanto possiamo attingere da esso, quindi tutto l'intensità e tutto il bagaglio e tutti i tesori che sono sepolti lì e si trasformano in intuizione e in ispirazione. Qui possiamo semplicemente prenderli, insomma, allungarci e creare questo grandissimo ponte, questo grandissimo canale con questo posto lontano e anche a volte che ci fa molta paura. Nel tono 5 abbiamo poi la mano, infatti qua nella prima torre intonante iniziamo ad esprimere ciò che vogliamo realizzare, quindi iniziamo ad irradiare e a capire che la guarigione è ciò che dobbiamo sapere, in realtà è già tutto dentro di noi, ok? Noi siamo la nostra stessa guarigione e noi stessi possiamo, solo noi stessi in primis, possiamo aiutare a poterla divulgare e costruire nella materia, sempre di più verso la realizzazione, sempre di quell'aquila di cui vi parlavo, perché comunque siamo nel blu, come il 5 e il 9 e il 13 incontriamo sempre questi punti nodali che ci aiutano, questi glifi qui ci aiutano tantissimo a raggiungere, in questo caso, questa grandissima possibilità che ci diamo di ritornare al nostro sogno, di ritornare a capire qual è, per far sì che si realizzi. Poi nel giorno 6 abbiamo la stella, ecco quella stella di cui prima parlava Cinzia, quindi attenzione a ciò che brilla e mi viene da pensare a questo blu e questo oro, cioè questo cielo stellato, insomma in questo cielo pieno di miriadi di stelle dobbiamo cercare qual è realmente la stella che esprime di più la nostra bellezza, il nostro stile e ciò che noi normalmente nascondiamo a livello conscio, ok? Quindi quanto ci crediamo, quanto veramente quella stella e quel sogno ci rappresenta e potrà rappresentarci nel divenire quello che vogliamo divenire. Quindi attenzione, come già vi ha accennato Chams, molto molto intelligentemente da Aquilona Super Intelligence, di attenzione insomma a quello che desideriamo, ecco, cioè guardiamoci bene su questo grandissimo panorama. Attenzione perché non, perché sì, può attenzione nel arrivare. senso, esatto, che può arrivare, ma nel bene e nel male, ecco, questo volevo dire, perché il ritmo, diciamo, No, io lo pensavo solo nel bene, nell'abbondanza. Ok, sì, no, nell'armonia del tono 6 bisogna che appunto sia precisamente in armonia, ecco, con quello che ci fa bene, quello che ci descrive e con cui noi ci sentiamo a nostro agio. Quindi questo intendevo dire, insomma, che combacia perfettamente, insomma, attenzione in quel senso che sia esattamente quello che vogliamo, quello che desideriamo, ecco, è molto importante perché deve essere proprio in armonia con noi, con quello che siamo, come diciamo la nostra anima, la nostra indole. Poi dopo andiamo nel tono 7 e nel tono 7 chi incontriamo? La luna rossa leggerissima che abbiamo appena lasciato da questo anno passato. Quindi
No, sì, sì, giusto, tono 7, luna rossa, sì. Qua niente, qua ci diamo comunque, diciamo, lasciamoci il permesso di tornare a toccare e a sentire in maniera molto, molto profonda e molto attenta a ciò che ci ha ferito, ciò che ci portiamo dietro da un passato che può essere questo o quello di altre vite. Comunque cerchiamo di non, nel tono 7, di non cristallizzarci troppo, perché siamo nel centro del cuore, diciamo, dell'onda, quindi dobbiamo semplicemente dolcemente fare fluire tutto questo sentire e, e quindi semplicemente lasciando andare, quindi non è un tono così drammatico, ecco, per la luna questo, bensì anzi manteniamo, ecco, la dolcezza giusta e la delicatezza per rientrare e riguardare alcune zone che ci fanno vedere situazioni, persone, cose, però poi semplicemente fluiamo in questo ottavo tono in cui troviamo rifugio, che è infatti, essendo il cane che guiderà fra l'altro tutta l'energia di questo anno, quindi un sacro rifugio sicuro nello stare appunto con noi stessi e nello stare solo con le cose, le persone che ci fanno stare bene, quindi in quelle tenebre diciamo della notte, anche più buia, quando non sappiamo chi esattamente o cosa ci può proteggere, noi sappiamo che siamo sempre noi in realtà, con il nostro amore, con quello che riusciamo a comprendere dal profondo di noi stessi per progredire e per farci strada. Quindi sempre l'amore qui che ci insegna e ci ha insegnato, come nell'onda scorsa, che comunque è l'unico balsamo, diciamo, che può aiutarci a uscire dalla disperazione, insomma, dal buio della nostra anima. Poi abbiamo il tono 9. Il tono 9 è la scimmia blu, che ci rimette assolutamente, ci ridà proprio quel tono di tornare a scherzare, rimetterci in gioco, tornare a capire che attraverso proprio quell'illusione, e anche quelle a volte false promesse sono servite, ci servono per guadagnare sempre di più terreno verso la realizzazione di questo sogno, verso anche capire interiormente, profondamente, che cosa voleva dirci quel trick, quella parte di noi che anche dà fastidio magari agli altri, insomma, ehm, comunque ci torna a fare, comunque diciamo, a mantenerci saldi e a credere profondamente in quello che, in quello che può essere, che da un gioco, diciamo, può divenire assoluta realtà e assoluta, quindi miracolo anche, perché no? E questa è la scimmia 9, meravigliosa. Poi c'è l'umano 10, che ci dà la possibilità di tornare ad essere in grado di decidere finalmente per cosa e per chi sognare, quindi semplicemente per noi, quindi che cosa vogliamo attrarre, in quale direzione scegliamo di andare, lo decidiamo solo noi, e questo, in questo tono possiamo permetterci di mostrarlo ehm, assolutamente senza nessun velo, perché, perché sappiamo essere certa quella direzione. Oramai qua nel tono 10 sappiamo saggiamente, abbiamo percorso comunque un tragitto che ci ha fatto capire assolutamente che quelle cose significavano determinate cose, e che per raggiungere quello che vogliamo realizzare dobbiamo distaccarci dal branco e dobbiamo assolutamente sognare da soli nel senso
di andare dritti per la propria strada e crederci sempre di più. Poi dopo abbiamo il tono 11, che è esattamente la sfida di cui vi ho parlato, quindi il viandante dei cieli. Il viandante dei cieli ci aiuta, appunto, come dicevo, a ordinare e riordinare, appunto, il nostro andamento e direzionare e portare questi messaggi nello spazio del quotidiano per renderli proprio utili al nostro avanzamento, al nostro percorso esplorativo, che va sempre fuori, sempre più fuori, e sempre più fuori poi, che poi arriverà proprio lassù in alto dall'Aquila, figuriamoci. Quindi siamo pronti qua a lasciare andare tutto questo, siamo assolutamente vigili e, come dire, anche coerenti, mi viene da dire, una grandissima coerenza e controllo sul viaggio che appunto da dentro della notte ora va aperto, cioè qua i due regni si aprono in pratica, cioè il 3D e il 4D, si apre il portale, che è esattamente come il glifo del viandante, e tutto entra a disposizione qui, nel qui e ora. Poi nel tono 12, quasi verso la fine, abbiamo il mago. Il mago ci fa riportare a riconoscerci, quindi a unirci ad altri maghi, quindi ad altre possibilità che, se aiutati e aiutandoci insieme, muoviamo sempre di più, ognuno lavorando al proprio sogno, poi dopo si fonde a tutto il resto e riusciamo a, come dire, realizzare come può essere, diciamo, un inconscio collettivo. Qui può essere proprio una fusione di tutti i sogni di tutti questi maghi della Terra, che portano allo scoperto esattamente quello che vogliono, quello che hanno immaginato, quello che hanno sognato, e quindi con tanta maestria possiamo portare tutti i nostri strumenti fuori e aiutarci l'un l'altro per realizzare quello che vogliamo. Poi dopo abbiamo appunto il finale, che è il tono 13, e qui abbiamo raggiunto proprio le ali vere e proprie, le ali però interiori, attenzione, cioè quelle che attraverso la mente riusciamo a trasformare, come dicevo, in visione, quindi visione interiore, che ci porta ad avvicinarci quindi sempre di più a quello che nel buio della notte abbiamo sognato e siamo riusciti ad estrapolare per portarlo giù, perché l'aquila proprio, no, va su, vede e si illumina attraverso il sole, illumina se stesso col terzo occhio, se stessa, e poi riporta giù. Quindi riusciamo a materializzare questa visione, a renderla intuito e a farci quindi aiutare a viverla meglio nel sogno di questa vita, perché di fatto questo non è altro che un sogno che stiamo assolutamente tutti vivendo insieme, ecco. Nel qui e ora. Perfetto, allora adesso vi leggo anche io il poema nella mia versione galattico, ed è il numero 3. Io sono il sognatore, codificato dalla notte blu. Entro nel tuo universo attraverso il terzo portale della luce. Il numero è il 3, che attiva e connette il sogno, le distanze infinite del cielo stellato. Che attiva e connette il sogno. Le distanze infinite del cielo stellato è dove io risiedo. L'abbondanza è la mia natura. L'intuito la mia guida. Dono a tutti i sognatori rimembranze divine ed ispirazione di verità cosmica. Non c'è nessuno che possa vivere senza di me.
Il mio sogno è verità dentro il sogno. Quando arrivo da te, non dubitare di me, perché io porto la memoria del grande sognatore della terra. Quando le tribù del tempo sognavano se stesse come umani e gli umani sognavano il sogno del libero arbitrio. C'è sempre un messaggio che porto solo per te, a cui solo tu puoi accedere. Ascoltami e conosci per te stesso il mondo dell'infinito sogno arcobaleno di maestoso splendore. Bene, perfetto. Quindi mi raccomando, guidati solo dal vostro sogno e poi vedremo com'è andata, insomma, ci racconterete alla fine. Grazie mille Donato, grazie della tua spiegazioni, grazie a tutti che siete stati con noi, che avete ascoltato, grazie a tutte, buon viaggio e buoni sogni, sognate, sognate, sognate in grande, 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 abbondanza, abbondanza, colleghiamoci di nuovo all'abbondanza nelle nostre vite e portiamo questo come un fiore che si apre e fiorisce. Quindi grazie mille a tutti e buon viaggio con le stelle, vi vogliamo bene, tanto tanto tanto, buona onda, ci sentiamo alla prossima. Buoni 13 giorni, ciao Donato, buona onda della notte. Ciao. Buonanotte e buona onda della notte. Buonanotte e buona onda della notte.